Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Conversazioni at Camping Business. È una puntata un po' speciale perché oggi abbiamo come ospite Gianfranco Vitali, che è presidente di FAITA Emilia Romagna, che abbiamo invitato qui con noi per cercare di fare il punto su una situazione difficile che ha riguardato in particolare la Romagna nelle ultime settimane. C'è stata una tragedia improvvisa, in qualche modo imprevedibile, almeno per quello che riguarda le sue dimensioni. Parliamo di 610 mm di pioggia che sono caduti in 18 giorni, ovvero più o meno la metà della pioggia che cade in un anno intero. Per non parlare poi delle 17 vittime che si sono registrate, ci sono sicuramente diversi miliardi di danni, con oltre 40 paesi e cittadine allagate e difficoltà che hanno investito ogni settore produttivo. Buongiorno Gianfranco, grazie per essere qui con noi. Ben arrivato. Grazie. Vorrei affrontare con lei questo tema di questa tragedia che c'è stata dalle vostre parti. Insomma, dal punto di vista delle strutture ricettive all'aria aperta, che cosa è successo? È possibile fare un bilancio di quello che è accaduto tra il 1° e il 18 di maggio? Sì, la premessa è che le aspettative di questa stagione erano ottime da parte di tutti i colleghi gestori della nostra regione, con buone prospettive di incremento delle prenotazioni anche rispetto al 2019. Serpeggiava un forte ottimismo da parte di tutti noi e questo ottimismo è stato un po' spento in occasione di questa alluvione di metà maggio, che ci ha un po' messo in difficoltà nei giorni appena conseguenti, perché ovviamente c'è stata molta preoccupazione prima per le vittime di questo disastro, ma anche delle conseguenze immediate e future relative a questo fenomeno atmosferico che ha colpito paesi dell'entroterra, Ravennate, Forlivese e Cesenate. Cioè è un fenomeno che è stato circoscritto all'entroterra di queste province e che non ha colpito la costa. Gran parte delle imprese ricettive all'aria aperta sono situate sulla costa ed alcune sull'entroterra. Sull'entroterra non è accaduto nulla di grave, parliamo dell'Appennino modenese, reggiano, parmense, solo molta pioggia senza danni rilevanti. Mentre sulla costa abbiamo avuto una forte mareggiata, ma che non ha causato danni strutturali alle imprese. I danni sono derivati nei giorni successivi dalle disdette piovute, in gran parte da clienti stranieri che hanno cancellato le prenotazioni per la Pentecoste, soprattutto clienti tedeschi che erano in arrivo e spaventati da queste notizie dei media internazionali e convinti che tutta la regione fosse sott'acqua, hanno cancellato le prenotazioni. Adesso in termini assoluti parliamo di forse 400-500 prenotazioni su tutta la costa. Questa è la mia analisi quantitativa delle prenotazioni cancellate, ma circoscritte però al periodo di Pentecoste. Questo è il risultato immediato Ecco, per come dire, sfatare magari delle voci o dei miti che si aggirano abbastanza incontrollati in questi giorni, in queste settimane, voi avete a livello di vostre strutture ricettive dei problemi, per esempio, con l'acqua potabile o la fornitura garantita senza difficoltà? Noi attualmente siamo perfettamente operativi, non c'è nessun problema sull'acqua potabile, è fornita regolarmente a tutti, non c'è nessuna difficoltà sul reperimento dell'acqua potabile. Mentre invece per quello che riguarda la viabilità, sicuramente ci sono state importanti chiusure nelle settimane scorse. Volevo capire se ci sono invece dei danni alle infrastrutture che possono causare problemi sul medio termine, quindi andando avanti nel corso della stagione. Sulla viabilità ordinaria è tutto stato già ripristinato, non c'è nessun problema attualmente.
Ci sono problematiche sulla viabilità secondaria, parlo dell'Appennino, dove abbiamo constatato purtroppo frane che impediscono di fatto di raggiungere alcuni paesi dell'Appennino e anche impediscono ai cicloturisti di percorrere queste strade, perché il fenomeno del cicloturismo per noi è diventato un fenomeno interessante sotto l'aspetto turistico e attualmente purtroppo alcuni percorsi cicloturistici sono interrotti, ma si parla sempre di strade secondarie dell'Appennino. Okay. Accennava prima agli annullamenti delle prenotazioni da parte dei turisti, soprattutto tedeschi. Avete avuto qualche segnale che questo tipo di annullamento si protrarrà nel corso della stagione, oppure è un fenomeno limitato a quello che è stato il ponte appena passato del 2 giugno? Come è andato questo ponte, per esempio? Dunque, allora, per quanto riguarda i turisti tedeschi che erano appunto in arrivo per la Pentecoste è proprio iniziata i giorni scorsi, hanno cancellato queste prenotazioni loro perché erano in arrivo, ma non abbiamo più avuto sensazioni per il futuro di ulteriori cancellazioni. Il fenomeno dovrebbe essere già circoscritto e finito qui, ecco. Anche perché la regione nostra nei giorni scorsi ha intrapreso una forte campagna di informazione anche sui paesi stranieri per raccontare semplicemente la verità di quello che è accaduto, per dire appunto che la costa è attualmente perfettamente in funzione e non è stata danneggiata dall'alluvione. Per quanto riguarda il ponte del 2 giugno, che è un ponte ovviamente di clientela italiana, abbiamo registrato tutto esaurito sia sulle strutture ricettive, diciamo le strutture abitative, che nelle piazzole. Ottimo ponte che fa pensare con ottimismo anche ai mesi futuri. Quindi diciamo che la stagione 2023 si conferma come preannunciata, quindi con grande interesse verso questa tipologia di vacanza, e incrociando le dita e sperando che non succedano altre cose imprevedibili, si porteranno a casa dei buoni numeri. Io sono ottimista, questa alluvione ha inciso parzialmente sui risultati finali, credo che alla fine sarà qualche punto percentuale meno del previsto, però certamente sarà una stagione buona, ottima, migliore del 19. Ecco, questo nonostante in questi giorni si legga per esempio del fatto che, pur avendo riaperto gli stabilimenti balneari, ci siano alcuni punti della costa dove c'è il divieto di balneazione in conseguenza dell'alluvione. Pensa che questo sia un problema temporaneo e velocemente risolvibile? Il divieto di balneazione è stato emesso in alcuni punti della costa molto circoscritti in prossimità delle foci dei fiumi. Parliamo della provincia di Ravenna, ma appunto sono punti molto circoscritti. È stata chiusa a livello precauzionale. Nei giorni prossimi saranno rifatte le analisi. Io sono ottimista anche lì sui risultati delle prossime analisi e credo proprio che fra una settimana tutto tornerà alla normalità. Tengo a precisare che anche la nostra regione è molto attenta, molto fiscale nei controlli delle acque di balneazione e redige puntualmente dei controlli, anche per garantire assolutamente la salubrità dei nostri clienti. Beh, che è una bella garanzia per i turisti sia italiani che esteri. Insomma. Sì. Questa è trasparenza assoluta, perché la politica non può interferire su queste analisi, ovviamente, e noi siamo contenti di trasmettere ai clienti molta sicurezza in questo senso. Quindi alla fine di questa chiacchierata possiamo sostanzialmente dire che le strutture ricettive all'aria aperta dell'Emilia e della Romagna sono passate quasi indenni da questa enorme bufera e non si trovano a dover affrontare una conta dei danni anche economici importante, come è avvenuto in alcune zone particolari. No, credo che non ci saranno grandi danni economici. C'è stata una reazione immediata da parte dei colleghi dei campeggi in seguito a questa catastrofe,
ogni collega, ogni campeggio ha puntualmente reagito con messaggi rassicuranti nei confronti della clientela tramite il proprio sito internet, i propri social, anche illustrando in modo visivo la situazione attuale dei campeggi, anche con i video realizzati per dimostrare ai clienti che non era accaduto assolutamente nulla. C'è qualcosa che può dire è stato, come dire, imparato da questa tragedia, che possa magari indurvi a dare qualche suggerimento sia ai vostri associati locali sia ai vostri colleghi di altre regioni su come fronteggiare una situazione di crisi di questo tipo si spera improbabile caso in cui questo dovesse accadere? Sì, quando succedono queste catastrofi dove la notizia ovviamente negativa è quella che prevale su quella positiva nei media, occorre immediatamente reagire tutti insieme, e anche qui è il ruolo prezioso dell'associazione, reagire tutti insieme per rassicurare il mercato. Noi abbiamo oggi strumenti utili per questo obiettivo. Dobbiamo immediatamente rassicurare i clienti. Infatti abbiamo notato che dopo questa serie di rassicurazioni dei miei colleghi tramite i social e tramite il sito e tramite anche il newsletter, i clienti hanno capito e hanno poi smesso di chiedere informazioni, si sono tranquillizzati e non hanno più cancellato le prenotazioni. Comunque, occorre spirito di unitario diciamo, rassicurare immediatamente il mercato. Ovviamente nel caso in cui, come il nostro, non è accaduto niente di grave nella nostra azienda. Bene, bene. Velocità di reazione e comunicazione corretta credo che siano quindi due principali per far fronte a situazioni tremende come queste, che ci auguriamo ovviamente di non vedere in futuro, ma conoscendo il nostro paese non si possono neanche purtroppo escludere. Abbiamo riscontrato anche una grande solidarietà da parte dei clienti italiani ma anche stranieri, molto contenti di ricevere queste informazioni positive, clienti addirittura che hanno cancellato le prenotazioni presso altre regioni e confermato prenotazioni da noi in segno di solidarietà. Questo è stato per noi un segnale molto molto bello. Cioè, la solidarietà dei clienti che preferiscono trascorrere le vacanze da noi in segno di vicinanza. Beh, il turista amante della vacanza all'aria aperta è sicuramente un turista, definiamolo diverso dalla media dei turisti normali. Gianfranco, io la ringrazio moltissimo per questa chiacchierata, sono contento di sapere che non ci siano stati grossi danni da questo avvenimento. Le faccio un enorme in bocca al lupo a lei per la sua struttura e a tutti i suoi colleghi dell'Emilia Romagna per una stagione che sia grandiosa e migliore di quella del 2019. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Grazie.